Non so se starò bene stanotte. Io per non sentirlo lo riempio di pastiglie. Però è un po' complicata la logistica. Per i cavoli suoi ci separiamo oggi. Cioè devo avere quel documento o sì o sì. La nave è anche piccola, dovevamo partire alle 11:30. Boh. Secondo me gli sto sulle palle. Non si riesce a dormire. Stelle solari che si sono svittate. Anche adesso puoi anche stare giù. È uno spettacolo di posto. Ciao giovani, come state? Bene? Io sì, abbastanza. Non so se starò bene stanotte, perché alla fine abbiamo deciso di prendere the boats, detta anche la nave, lo ship, insomma andiamo di là. Andiamo a Cipro, nave, barca, usiamo quella, che io amo tanto perché vomiterò l'anima. Lo so che non si dice vomitare, però vomiterò. Ragazzi, guardate qua, vi faccio vedere una cosa. Vieni. L'evoluzione 2.0 per scaldare l'acqua di Marina è mettere il riflettente dietro, quello che usiamo per ripararci dal sole, così in queste giornate meno calorose amplifica. 200 gradi arriva quest'acqua. Vabbè, comunque ci siamo spostati, ieri abbiamo dormito vicino al porto, è stato abbastanza tranquillo, anche se poi c'è stato un momento dove abbiamo sentito 2700 cani abbaiare, che non so perché, era un po' che non li sentivamo. Oggi ci siamo spostati qui, in questo parcheggino di fronte a una spiaggia naturale, fatta di dune, quindi andiamo a farci un girettino. Volevo dirvi che abbiamo scelto la giornata perfetta per andare in mare. Non c'è manco un'onda. Spero che si mantenga così per tutta la notte, visto che partiremo probabilmente, e lo sappiamo già, 2-3 del mattino. Perché? L'orario di partenza è alle 23:30. Ci hanno già detto dateli alle 10, no, uno alle 9, vabbè, comunque dobbiamo darli prima, quindi sarà già lunga quello. Sappiamo benissimo, perché ci sono stati altri viaggiatori che hanno già commentato, che le partenze sono così ad cazzum, nel senso che tu vai lì, poi le operazioni di imbarco sono talmente lunghe che invece partire alle 11:30 sono partiti alle 2, alle 3 del mattino, alle 4, per una traversata di 6 ore, ok? Quindi io spero che il mare rimanga così tutta la notte e così facciamo una traversata tranquilla. Quindi alle 3 del mattino svengo da qualche parte. Ragazzi, io per non sentirlo lo riempio di pastiglie, così. Shht. Cosa stai facendo? Pirla. Fa la ginnastica mattutina, quella sì, il risveglio muscolare. Ma va. Comunque ragazzi, ho capito dove siamo. Siamo nel delta, nel parco naturale del delta del fiume. Questo è mare, intanto ti stai già sbagliando. Siamo nel parco naturale del delta di un fiume che non so neanche io il nome, però c'era scritto il cartello lì dietro, per quello che lo so. Sì, ma dov'è il fiume, scusami? È un delta, quindi ci sono tante uscite piccoline, più in là, più in qua, più in su, più in giù. Non ne vedo una comunque. Meno male, perché il parcheggio dove siamo è appena di fianco a una specie di laguna che è parte di questo delta. Però la cosa bella è che vedo una barca petroliera cargo là in mezzo a quelle montagne, sembra sospesa. Sì, perché in questo momento il mare ha il colore del cielo, incredibile. Aspetta un po'. Lì c'è il porto da dove partiamo stasera tardi. Quello verde è una barca cargo vuota, perché è tutta praticamente fuori. È enorme, io pensavo fosse un muro verde del porto. Spero che veramente che si mantenga così tranquilla. La giornata sembrerebbe ideale per prendere un po' di sole, ma siccome abbiamo gli ultimi giga da utilizzare, devo andare a editare e caricare il video per domenica. Ahimè, è così. Alcune informazioni tecniche per stasera. Abbiamo visto che non è difficile, però è un po' complicata la logistica, nel senso che dobbiamo entrare col mezzo, seguire le linee delle macchine, dopodiché andare. Marina, per i cavoli suoi, ci separiamo oggi. Mi spiace, ma è così. Oggi ci separiamo. Il mezzo deve entrare solo ed esclusivamente col conducente all'interno del porto. Che deve essere pure il proprietario, tra l'altro. Che deve essere proprietario. Quindi se il proprietario fosse stato Marina,
Era lei che se lo portava dentro. Ci dobbiamo separare, lei va a fare il passaggio dei passaporti normale suo, io invece entro col mio passaporto e parcheggio all'interno del porto, in un'area ben specifica, il camper. Dopodiché prendo il mio bel passaportino, passo un gate interno, vado a fare la mia registrazione personale, dopodiché mi sposto nell'ufficio di fianco e vado a fare la esportazione, perché a questo punto usciamo, del nostro mezzo, quindi di bruto, che è quello che ci serve, perché la cosa importante per noi è vero bloccare i nostri 90 giorni all'interno della Turchia, ma anche quelli del camper e quindi di bruto. Quindi questa è la cosa più importante, cioè devo avere quel documento o sì o sì. E tutto questo si fa di notte, oltretutto. Dopodiché, tutte e due con il nostro bel passaporto, andiamo di là, riprendiamo il nostro camperozzo e ci mettiamo in fila per la dogana poi. Sì, ok, e fare l'imbarco, diciamo, fai l'ultimo checkpoint dove sei uscito. Dopodiché ci imbarchiamo, viaggiamo, arrivati là, quello che sappiamo è, a questo punto non penso che ci dobbiamo più dividere io e Marina, usciamo, facciamo le pratiche di importazione del mezzo per i nostri passaporti e avremo altri 90 giorni, perché Cipro, per assurdo, pur essendo metà greca e metà invasa dalla turca e non riconosciuto, ma fa stato a sé, sembrerebbe. Quindi ci ripartono altri 90 giorni dalla parte turca. Ok, prendiamo per buono. L'importante per noi è che ci cancellino bruto dalla lista dei mezzi nel territorio turco. Così facendo, poi noi andiamo nella parte greca, diciamo, perché a noi ci interessa vedere quella zona lì. Probabilmente guarderemo anche l'altra, perché ci sono 2 o 3 spiaggette simpatiche, e staremo lì belli freschi a riposarci a guardare Cipro. Quando torniamo dovremmo in teoria riavere questi nostri 34-35 giorni che ci avanzano per poter proseguire il nostro viaggio in Turchia. Quindi ragazzi è proprio un'importazione ed esportazione del mezzo, sì. Cioè l'abbiamo mai fatto? Sì, Marocco. Ma non era così complicato? No, era più semplice, perché comunque hanno sbagliato, quindi meno male che Marina ha dovuto guardare. Hanno sbagliato la targa, esatto. Quella volta lì, sì. Non c'era questa complicazione del non sappiamo se ci registrano bene il mezzo. Sì, quello bisogna controllarlo. Poi abbiamo letto, per assurdo, ma non l'ha credo mai applicato nessuno, ma se tu vai a leggere sulla Farnesina, dove che l'hai letto, che bisogna avere un elenco sì. Il sito Viaggiare Sicuri, che tutti i viaggiatori consultano per i vari stati quando si va da qualche parte, sì. Primo posto dove vai a guardare informazioni, ma non è detto che siano giuste. Esatto. Tutti i nostri amici con gli animali che le informazioni sono sbagliate. Il primo posto che vai a vedere, ma è il primo posto dove trovi errori. C'è scritto che per entrare a Cipro in camper bisogna stilare un elenco di tutto quello che hai nel camper, ma io manco lo so cosa abbiamo nel camper. Altra informazione, questa sappiamo che è vera, facciamo l'ipotesi: tu hai il tuo camper e dietro hai uno scooter. Attenzione, lo scooter non deve essere intestato allo stesso proprietario del camper, esatto. Perché la legge cipriota, avete visto questo taglio perché ho sbagliato, ho detto ciprensi, però vabbè. Dai, smettila. La legge cipriota cosa dice? Che puoi importare dai queste mani. Puoi importare un solo mezzo, uno, per ogni culo. Quindi un proprietario, un mezzo. Quindi è successo che altri viaggiatori avevano lo scooter intestato alla stessa persona. Cosa è successo? Arrivati nel porto, poi non te lo dicono prima, arrivati nel porto di là, ti dicono tutto bello, sì, perfetto, puoi andare, quale scegli? In che senso? Vuoi usare lo scooter o vuoi usare il camper? Sì. Ovviamente usi il camper e lo scooter lo parcheggi lì, sì. Pagando, sì. E non sai se al ritorno lo trovi. Nessuno ti dice che se hai un mezzo targato a bordo, anche uno scooter elettrico, insomma che abbia una targa, uno solo per conducente. Se noi avessimo uno scooter dovrebbe essere a nome mio per poterlo far entrare. Se andate in alcuni paesi dove ci può essere lo stesso problema, meglio che il secondo mezzo targato magari lo fate intestare alla moglie o al vostro compagno di viaggio. Invece le biciclette sembra che non abbiano problemi. Sembra perché? Perché sembra che si parli di motore, non di targa. È vero che la bicicletta elettrica ha un motorino elettrico, ma non credo che quello sia un problema. No, dovrebbe essere legato alla targa e quindi alla esatto. proprietà del mezzo. Io comunque nel porto di Cipro lì non le lascio. No, piuttosto la brucio. No, Siccome Marina c'ha male alla mano, lo uso io e io voglio tenerla così. Va benissimo. Comodo per te. Informazione successiva: l'assicurazione, non tutte le assicurazioni coprono la parte di Cipro perché non viene riconosciuta. È uno di quei 10 stati al mondo che non si sa se... Si chiamano stati fantasma. Bravo. È uno stato fantasma, quindi andiamo in the ghost country. Però la carta verde ci copre per Cipro, parte greca. La parte greca viene coperta perché comunque è Europa. Sì. La parte di Cipro turca, nord, diciamo così, nord, non viene proprio riconosciuta dalle assicurazioni. Quindi quando entreremo lì dobbiamo fare per quei ore e mezza di macchina l'assicurazione. Ahimè.
purtroppo. Non so quanto costi, spero poco. No, ma... costa un tot, ecco. anche perché anche lì ti obbligano a farla per minimo 15 giorni, quindi... Ma io dico, ma sta cacchio di passaporto, non potevi pensarci prima. Ci sta costando una bella cifra. Comunque, purtroppo tutti questi soldi li stiamo spendendo non per colpa nostra, perché ci abbiamo pensato per tempo, ma perché il governo italiano, diciamo, sta tintinnando un attimo. Non ci dava una soluzione adeguata. E uso tintinnare. Tintinnare, perché sono tutti i soldini che vanno via, tintinnano. Per non dire altre parole che potrebbero essere sgradevoli e chiudere il canale. Detto questo... Altra informazione, arrivando a Cipro rifunzioneranno le nostre SIM europee. Che bello, perché ragazzi, altro problema, tieni tu adesso. Noi, lavorando online, banche comprese, cosa succede? Che non funzionano più, o meglio, quando detectano che sei troppo tempo all'estero, applicazioni per la gestione di alcune cose, banche, eccetera, eccetera, ti dicono ti devo mandare un SMS per vedere se sei tu. Ora, attivare la SIM dati qua, per ricevere un SMS sono euro. Normalmente fare una benedetta transazione bancaria. Adesso abbiamo dovuto pagare il traghetto, per fortuna poi sono riuscito a prelevare, io ho dovuto pagare in contanti perché non mi arrivava l'SMS. Quindi anche lì ragazzi, problemi, sempre solo problemi. Nei paesi fuori dall'Europa sì, sono delle cose da tenere in considerazione. Io consiglio la Revolut, se volete c'è anche in descrizione il link, perché la Revolut è l'unica che ad oggi ha sempre funzionato, ci ha dato la possibilità di prelevare contanti e abbiamo pagato da qualsiasi parte senza problemi. Qualcuno di voi ci ha chiesto, ci sono problemi di PIN a più digiti, cioè nel senso che... a più codici. più digiti, dice. Vabbè. Allora, più numeri, ok? Praticamente la Revolut è a 4 cifre, mentre invece ci hanno detto alcune banche che le carte di credito sono a 5 o addirittura a 6. Sembrerebbe, ma non ne siamo sicuri, cercheremo di verificarlo, ma comunque la Revolut 4 cifre e funziona. E le altre non lo so, non le abbiamo provate perché non ne abbiamo. Punto. Quindi, riassumendo, tutti sti casini dovremmo risolverli a Cipro. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ah sì, e ci sarà lo tzatziki. Che non è proprio una strozzata. E anche la feta, che qua non c'è. Feta saganaki. Ah no. E l'uso? E il parmigiano reggiano. Ah sì, c'è la Lidl, ragazzi, c'è la Lidl. E lo so che qualcuno mi dirà, è il grana padano. Dopo tutto questo sproloquio di informazioni utili per il viaggio. L'idea c'è, è tutto imbastito, tutto sappiamo. Boh. Un riepilogo all'arrivo vi verrà fatto. I know what you want, but I don't wanna talk. You say it's no one's fault, the battles that we lost, the chances I gave you, I never complained, it's true. The nights you didn't call, did not come home at all. Who's gonna hold your hand in the dark? Who's gonna warm your cold, cold? All'ingresso di quella porticina ci hanno fatto entrare, ci fanno parcheggiare qui a destra. Dietro al bianco ha detto. Cercherò di darvi le informazioni per passare, diciamo, queste frontiere. Prima di tutto si arriva al porto, il primo è un controllo da parte delle guardie per vedere che non è nessuno a bordo, quindi che siamo solo noi due. Ti fanno accedere a un'area recintata dove ti mettono in coda davanti a un bello stop per aspettare qualcosa, che arrivi la barca. Questo è il primo passo che sappiamo. Sono sceso a chiedere giusto per riuscire a capire se devo andare subito al passaporto o meno, mi ha detto no, ti muovi poi più o meno verso le 9/10. Noi sappiamo che la barca non è ancora arrivata, quindi saranno le 11/mezzanotte, ok? Quindi stai qui in coda in attesa che arrivi la barca. Una volta che arriva la barca, procedi con gli altri passi e vedremo quali sono. Ragazzi, mi sono scaricato l'app Ship Info, guardare la nave dov'è. E la nostra nave qualche ora fa era qua al porto di Girne, detto anche Kyrenia, a Cipro, e adesso sta arrivando qua a Taxuco, dove siamo noi. Ah, è vicino. Sì, è molto vicino, quindi penso che in un'ora dovrebbe essere qua. Quindi se lui mi ha detto che iniziano le procedure di imbarco 9/10, è più probabile alle 10 che alle 9. Aspettiamo, la nave sta arrivando, adesso va bene. Ok ragazzi, io ho lasciato Marina,
Sono dentro dove controllano poi dopo il mezzo. Adesso devo tornare indietro a piedi. Abbiamo fatto il primo passo, che è appunto il controllo passaporti. Io sono entrato, come avete visto nel video prima, da solo, ho parcheggiato il mezzo e adesso sono venuto qua. Il controllo passaporti l'abbiamo già fatto. Dopo che ci hanno messo il timbro sui passaporti, dobbiamo andare a fare un passo importantissimo che è la car registration. Questo sportello è importantissimo perché se non lo facciamo non risulta che il mezzo è uscito dalla Turchia, perché sui passaporti ci siamo solo noi. Fagli vedere di schermo l'ufficio. Comunque la registrazione l'ha fatta, ha messo un timbro dietro i biglietti, dice che siamo usciti con una nave, ha timbrato i biglietti di uscita, biglietto fisico per caro, quindi questo li tengo, quindi abbiamo la copia del biglietto che siamo usciti e il timbro sul passaporto che siamo usciti. Basta, questo dovrebbe fare fede che interrompiamo la nostra permanenza qua. Povero Bruto, è la prima volta che rimani da solo in un porto. Adesso aspettiamo che ci chiamino e dovremmo salire. Siamo l'unico camper e gli unici turisti. Per il resto sono tutti o ciprioti o autisti di camion che vanno per lavoro, ecco. Probabilmente non c'è molto turismo che va con i camper. Ah, bene. Stanno iniziando a imbarcare la gente. Adesso che sono quasi un'ora e mezza che scaricano camion, non oso immaginare quando inizieranno a caricare se ci vorrà un'altra ora e mezza. Saranno saliti 30 camion forse e continuano le operazioni di imbarco. Io non so quanto sono lunghe, mai viste così lunghe per una nave. La nave è anche piccola, dovevamo partire alle 11:30. Boh. Marina sostiene che tanto arrivare alla prima non serve a nulla perché poi non c'è nessuno prima delle 9, non aprono gli uffici, quindi entra un camion in 5-10 minuti. Ehi Kibris, qui tutta la flotta si sta imbarcando. C'è un'ora, sono l'1:40. Continua a girarmi attorno, mi guarda e poi fa salire un altro. Secondo me gli sto sulle palle. Dico, ma se dovesse caricare uno di quei cargo enorme, cioè cosa ci mette? Un anno a caricare? Ma che stress, ragazzi. Più che altro che sonno. Sì, a saperlo dormivo fino adesso. Il problema è di stare qua pendente a uno che ti dice sali o no. Fatto sta che domani mi informo che cos'è sta Kibris, perché è salita tutta la flotta praticamente, quindi vorrei proprio sapere che cavolo trasportano. Domani, quindi fra un po', devi trovarmi una spiaggia molto vicino al porto, io devo dormire. No, dobbiamo passare il confine, mi spiace, è ancora lunga. Vabbè. Ci hanno chiamato, madonna, ma c'è ancora gente a piedi lì. Ma guarda che piccoline, come fai a metterci 4 ore? Ok. Hai capito perché ci mettono una vita? Praticamente caricano un tir o 2 macchine e con un ascensore ti mandano al piano di sopra alla fantasmagorica velocità di 1 millimetro al minuto. Vi giuro che il video non è in slow motion. Si riesce a dormire. Qua vicino alla griglia degli scarichi è l'unico posto caldo a puzza di gasolio. Aspetta che mi sposto. Devo farvi vedere com'era il mare da qua, bello piatto, con la luna. Mentre Marina dorme. E sono le 8. Le 8 locali, se no sarebbero le 9, quindi abbiamo fatto 6 ore di navigazione. Ah, fregato. Non abbiamo dormito. Io mezz'ora forse sono riuscito a dormire. Sono KO. Non si vede niente di qua.
siamo rientrati perché va talmente piano che ci vorrà ancora 5-6 anni. Arriviamo che siamo in pensione. Tutti vogliono sapere com'è andato il tuo viaggio, come sta il tuo stomaco in questa traversata ondosa. È piatta? Certo, ma il mare veramente ha avuto fortuna, ho guardato sempre le previsioni, per la seconda volta le ho azzeccate. No, è piatto, ha delle ondine da 20 cm, quindi non dà fastidio, sta andando pianissimo, non ha onde lunghe né niente, ma io ho la nausea lo stesso. Secondo me è un po' psicologico. Avevo la nausea anche ieri, prima di partire. Anzi, veramente ho avuto la nausea da quando abbiamo deciso di prendere il biglietto. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Così. Adesso ho mangiato qualcosa con una sete e da stamattina che avevo sete non bisogna bere, perché se metti giù il liquido poi vomiti. Basta, non l'ho bevuto, adesso però c'avevo troppo sete. Detto questo, insomma, un quarto d'ora, 20 minuti dovremmo essere arrivati. Non ne ho la più pallida idea. Poi lo scarico. Scaricarci, ciao. Però guarda che quando siamo entrati nell'hangar non li ha fatti girare i camion, quindi vuol dire che c'è un'altra uscita dall'altra parte. Ma noi siamo nel piano superiore, o saltiamo o ci fanno fare retromarcia. No, vabbè, l'ascensore. Vedrai. Sì. Nel frattempo che abbiamo questa visuale privilegiata ci rendiamo conto che Bruto ha bisogno dei lavoretti. Sì, ci sono 1, 2, 3 viti dei pannelli solari che si sono svittate dopo un anno di viaggio, anzi no, più. Sono 2 anni che le abbiamo montate quelle viti quasi. Boh, vediamo, se un frenafiletti o qualcosa. Sono avvitati su alluminio, non è che prenda moltissimo, quindi le vibrazioni è facile. Però sono talmente lunghe che prima di smontarle ce ne va. Vedo che c'è costruzione anche qua. Ragazzi, mentre ci stanno spingendo per attraccare, stiamo facendo il giro, lì se vedete parcheggiato c'è un sottomarino. Chiaramente è attraccato ma è sott'acqua. Guarda che qua a Cipro ci sono un botto di basi militari, un punto che è tutto proprietà della UK e un altro punto che è tutto proprietà di non so chi, cioè non è solo... Sta Cipro è divisa in 8000 parti, è complicato insomma. Vabbè, tanto a noi ci basta una spiaggia. E la Lidl. Mauri non ci passa di qua, ci hanno chiuso dentro. Ecco, da lì ci passa. I tuoi commenti veramente di cattivo gusto te li potevi tenere per te. Quale cattivo gusto? Ho solo detto che non ci passavi. Guarda che con la manica hai pure pulito il camion, anche col resto della felpa. Con questo qua. Anche con la maglietta. Ok, adesso puoi anche stare giù. Adesso sì, grazie, ciao. Praticamente un ascensore per i camion. Che si è bloccato. No, sta risalendo perché... C'è qualcosa che non andava bene. Quello lì non lo trovavano prima, è sparito il camionista. Infatti ho dovuto fare manovra e sono girato praticamente a metà e mezzo la nave. 2 dita ci sono passate. Adesso in coda. Alto questo qua, non ti preoccupare. Stiamo parlando di brutto qua, mica di micio bao bao. Erano dentro qua. Prima si passa da queste porte blu, si va dentro a fare il controllo passaporti e vi mettono il timbro, dopodiché bisogna fare la insurance. C'è il primo sportello a sinistra dove si pagano 70 lire Non e poi so perché. Da questo lato ci sono le polizze che sono minimo un mese. Che sono aumentate esattamente il 1° febbraio. Vi lasciamo qua i prezzi. Paghi 70 lire l'importazione, la tassa di importazione del mezzo. Poi te lo dà, tu fai il giro della finestra, così proprio di 10 cm, e glielo dai per fare l'assicurazione, che dovrebbe essere circa 1000 rotti, quindi 1100, quindi circa 40 euro, mal contati. Che vale 30 giorni e solo per la parte ovviamente turca. Poi bisogna venire a questa casupola per compilare un format KTC. Don't worry. 6 months ago. 6 months ago? Ah, fantastic. Ricapitolando, sono le 9:45 e siamo usciti finalmente. Fa oltretutto un caldo becco. Abbiamo pagato 70 lire, che sono le tasse di importazione del veicolo. Tu paghi le tasse, poi ti sposti di 1 metro
anzi neanche 10 cm, e fai l'assicurazione del mezzo. Quindi avendo pagato la tassa gliela fai vedere, te la ridà e fai l'assicurazione che costa appunto quei 40 euro. Poi prendi tutti i tuoi bei documenti, ti fermi in un gabbiotto che è proprio lì all'uscita, avete visto, dove c'è stata una persona veramente simpatica che oltretutto è venuta in Italia parecchie volte, ci siamo messi a parlare un attimino. E cosa fa? Prende la tassa che voi avete pagato e ti fa il foglio di importazione del veicolo, ti chiede più o meno che cosa vuoi fare. Noi abbiamo detto che avremmo visitato la parte sud e quindi ci ha dato 30 giorni come la polizia per il mezzo. Questo foglio qua è importantissimo, mi ha detto, questo non lo devi perdere, e quando passerai la dogana da nord a sud, quindi entrerai dalla parte greca, questo lo devi dare al doganiere perché si interrompono questi giorni e dovrai fare uno nuovo quando tornerai indietro. Questo fa non perderlo, quindi è importante perché sennò vuol dire che il tuo mezzo rimane qua e non deve rimanere qua. Adesso cosa facciamo? Andiamo a dormire da qualche parte, che ho due occhi che sembra un pesce palla. Bene ragazzi, una cosa importante, quando arrivate a Cipro siete dalla parte sbagliata della strada. Oh già. Ex colonia inglese, ti guida dall'altra parte e se non lo sapete non è che lo capite. No, te lo dicono al gabbiotto, c'è scritto sul gabbiotto. C'è scritto sul gabbiotto in turco: guidate a sinistra. E quindi da oggi Bruto passerà dalla parte sinistra della strada e io sarò in mezzo alla carreggiata. Nel frattempo, visto che siamo passati, effettivamente ragazzi, possiamo dire Cipro preso! Cipro non è proprio uno stato riconosciuto, Ma niente, noi lo contiamo come stato, perché ha una bandiera in più e quindi... Presissimo. Preso. C'ho un sonno che non sapete, proprio non lo sapete, io c'ho sonno tanto. Vabbè, comunque vi faccio vedere un attimino dove siamo arrivati. Siamo arrivati a Alagati. Strano che nessuno dice è sbagliato. Stavo controllando la mappa per vedere se avevi detto giusto e incredibilmente hai detto giusto. La stanchezza ti va bene? No, 10.000 mi ha fatto bene. Allagati ragazzi, allagati, siamo allagati. No, allagati no. No, allagati no, non è bello. Una bellissima spiaggia dove ci sono la nidificazione del ciurlo. No, c'è la tartaruga ninja che viene qua a depositare le uova e Michelangelo. Zitta. E poi mette tutte le spade attorno, un casino bello. No vabbè, insomma, vengono qua le carrette a nidificare in questa spiaggia qui dietro. Faccio vedere questa spiaggia qua dietro, vengono a nidificare. Ci facciamo un giro più tardi, prima dormo, se c'è magari qualche segno, vediamo. E poi ragazzi, cioè, questa storia che Cipro Nord è pericolosa, andiamo a verificare. Lo verifichiamo, ma i primi metri che ho fatto mi sa che è pericoloso per il portafoglio qua e nulla di più. Poi ho visto che è arrivato un amico di Bruto. Adesso io e Marina andiamo a vederlo. Sì, voglio vedere da vicino. Ti guarda, c'ha gli stessi cerchi. Negli anni 80 erano così, belli. Quelli colorati che piacevano a me. Esatto, guarda che roba. anche se non potevamo prenderli di quei colori lì. Adesso vi faccio vedere. Ragazzi, Mercedes 200 del 1980 con targa cipriota totalmente ristrutturato. Bellissimo. E i cerchi sono gli stessi che montiamo noi. Il cuginetto di Bruto. Sai che la guida da parte sbagliata. Ah sì, è vero, il volante di là. Aspetta che c'è quel bottone che mi serve. Non è vero. Eh sì.
cambio automatico. C'è il bottone che sto cercando io delle luci. Se magari qua adesso lo fermo e chiedo se ha il pezzo di ricambio. Potrebbe essere un'idea, ma ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti se volete che coloriamo anche noi i copricerchi di Bruto e di che colore pensate che potrebbero stargli bene. La tartaruga carretta nidifica su queste spiagge da marzo a giugno, perché così facendo per 60 giorni le sue uova vengono covate dal caldo che rilascia la sabbia. Trovarle adesso non è semplice, è possibile, dipende dal calore ovviamente, depongono le uova. Giornata nuova ragazzi, siamo stati benissimo, qua stanotte si è dormito da Dio, d'altronde con la spiaggia lì c'è proprio tutto sto casino da queste parti. Adesso voglio andare a vedere dove è Marina, no? Perché stamattina ho detto vado pure, non ho capito. Io stamattina ero talmente stanco ieri che non pensavo, però sinceramente la mancanza di sonno mi desse così fastidio. Vabbè, comunque se vado a vedere dove è Marina ve la faccio vedere. Allora, questo qua è il sentierino. Cosa fai? Buongiorno. Oggi noi stiamo salvando almeno una di queste, perché se gli lasciamo la plastica dopo la pulizia, adesso sapete cosa facciamo? Non era previsto, però ci piace talmente tanto sta spiaggia che vogliamo proseguire verso nord, perché l'idea era di andare subito nella parte greca. Spuntata una... Mi sono lavata l'acetone, la mucchina, la varichina e l'acido. Vabbè. Non ho più le mani. Sei tipo Candy Candy. Senza piedi, senza mani. Esatto. L'idea è quella adesso appunto di andare così, esplorare un pochino più avanti qualche spiaggettina e trovare qualche negozio per il cibo. L'unico problema è che non ci funziona il telefono qua, siamo isolati. C'era scritto che era come l'Europa, ma questa parte di Cipro Nord in realtà non funziona né la SIM turca né la SIM europea. Non capisco, io pensavo funzionasse quella turca almeno. Quindi invece noi andiamo avanti di wifi con la nostra app Wi-Fi Map. Scrocchiamo. Should know better, 'cause you always do this to me. But you start to play. Accelera Brutto, vai, superasi i limiti di 65 km/h. Vai Brutto, 90. Siamo a 90. 95. Stiamo affrontando la salita. Vai, spingi. Vai, 80. 75. 70. 65. Ma che è un bello sprint ultimamente. 60. Non ti può fermare. 60, 55. Dai che ce l'hai fatta. 56, 7, 60. L'ho fatto. Abbiamo fatto una salita a 60 all'ora. Ma tu mi stavi ripetendo? Una Che salita figura di merda. Ragazzi, abbiamo un problema che non pensavo arrivasse adesso. C'è un inverter, che è quello del frigo, che non funziona più. Ma neanche spento, perché si accende, ma poi si va in protezione o scatta dopo qualche secondo. Non è un problema per il frigo, perché comunque gli inverter ne ho presi proprio due, che così sono ridondanti e che così appunto riesco a sostituire uno all'altro. Il frigorifero lo attacco un inverter grosso e quindi comunque va avanti tranquillamente senza nessun problema. Male che vada, se non sopporta un estremo consumo con la piastra di induzione, al massimo lo spengo quando devo cucinare, ma non penso che mi dia problemi. Però mi fa strano che sia successa una cosa del genere. Adesso lo tiro giù e lo smonto. Provo a vedere un attimino che cosa è successo. No. Mi serve del nastro isolante. E dov'è? Dovrebbe essere dentro quella cassettina lì, portatrezzi eccetera eccetera. Io ho trovato questo. Niente di più. Fa un po' di polvere. Vogliamo dire che è 1 anno e 2 mesi che questo inverter è acceso sempre. L'altro invece lo spegniamo, anche perché consuma di più. Questo invece è acceso ininterrottamente da 14 mesi.
Adesso stacchiamo, isoliamo tutto, negativo, e poi la fascetta del positivo. Li ho scollegati, ma per scaramanzia ho fatto questo bel supportino, così era mobile, mi stava sollevato. Ho detto, ma tanto quando vuoi che lo leverò? Quando vuoi che lo leverò? Cosa faccio, ragazzi? Siccome è ancora in garanzia, lo sostituisco così o lo smonto per vedere cosa c'è dentro? Lo smonto quando mi ricapita. You always do this to me, but you start to play. Hated disbelief, but I don't beg. And I promised myself it would never happen again. But oh, here I stand, heartbroken and weary. Buongiorno dal mio letto, ha la visuale migliore del mondo, guarda, sembra di essere in barca e in più c'è la colazione. Ok. Wow, questo è il posto dove siamo finiti ieri sera. Ragazzi, che colori! Guarda, questa è una piscina, bellissimo. E Ascolta, dimmi. Già, capito? Stavo iniziando il video, ascolta, dimmi. Devo dirti il posto in cui siamo, se no poi non te lo ricordi. Che posto siamo? Dillo, così me lo risparmio. Dove siamo? Siamo venuti nella regione di Karpaz, che è la zona più a nord dell'isola di Cipro. Che è la più brulla, la più selvaggia. Brulla. Infatti, ragazzi, non c'è niente. Sì. Ieri sera abbiamo parcheggiato qua e non avevamo visto esattamente dove eravamo, ma adesso ve lo faccio vedere. È uno spettacolo di posto. Ha solo un grosso problema. Ha fatto mia, ragazzi. Non lo ripeto più, basta, lo dico adesso, stop. Comunque, giù, l'ho guardato prima. C'è proprio un cumulo di... non posso dire, di bottiglie di plastica consumate, vecchie, lì proprio sulla... Vabbè, quando fa mareggiata te la ributtano. Noi siamo qua, ci fermiamo qua qualche giorno finché abbiamo acqua e viveri, sopravviveremo 2 giorni, non di più. Forse. No, il posto è veramente una piscina, ragazzi. Oltretutto stanotte sono venuti questi 2 ragazzi qua, hanno tirato fuori la tenda, sono andati sotto perché qua c'è la scogliera che scende. Sono andati sotto, ho piazzato la tenda, ho fatto un po' di festa, ma tranquilli, niente di che. Anzi, adesso vi faccio vedere dove si sono piazzati. Ecco qua, spero che con il vento si senta, ma non credo. Tendina e il riparo. Stanno lì tranquillamente a bersi qualcosetta. C'è un po' di vento, oggi voglio grigliare e arriva il vento. Che culo, Vabbè, comunque, le bistecche l'ho prese, la griglia ce l'ho, io griglio lo stesso. In questa punta della penisola di Cipro Nord c'è questa spiaggia che avete visto, fantastica. Sulla scogliera qua di fianco a noi c'è una rovina di una chiesetta che sembra romana, ecco, voglio andare a vederla. Questa doveva essere una casa. Da questo lato le hanno rifatte nuove, sono 2 casette o 2 stanze in affitto. Guardate che vista che hanno. Mi avvicino alla chiesetta, Che pavimenti sono rimasti. La chiesa di Agios Philon, che il progetto è sponsorizzato dall'Unione Europea nel settembre 2019. Infatti, come potete vedere, hanno dovuto anche sostenere una parete. Ma io dico, siamo a Cipro Nord, stato che non è riconosciuto da nessuno, teoricamente. Ci sconsigliate di andarlo a vedere e dopodiché gli finanziate dei progetti di restauro? Ma io non l'ho capita.
Dunque ragazzi, sono passata anche in mezzo alle oche, perché di là, dalla parte dove c'è Bruto, c'erano delle casette, un ristorantino e delle camere in affitto, ma è tutto su una scogliera, invece la spiaggia è dall'altro lato. Quattro, ma ben 4 salsicce di maiale. Finalmente Finalmente ho trovato il maiale. Con il re maiale davanti a me, ma stiamo improntando il campo riparato dal leggero venticello. Griglieremo qua al caldo. Bello ragazzi, il maiale. È tanto tempo che non mangiamo maiale. Non sto lì a farvi il primo piano della salamella, perché molti di voi mi dicono che ogni volta che guardano i nostri video gli viene fame e stanno ingrassando per colpa nostra. Non ci posso fare nulla. Qua o si mangia o si viaggia. Chi lavora e chi non fa nulla non è carpaccio. Nella faccia il sangue. Questa è la grigliata del condominio, anche se voi non ci siete, grazie per condividerla con noi. Cin, Cin. finita il pranzo? Yes, panza piena. Devo farti un'intervista. Adesso. Sì. Cioè. Dove finiscono i nostri avanzi della carne? Ma non è possibile dare i nostri avanzi ai cani perché non ci sono cani, randaggi. Non ne abbiamo ancora visti. Perché sei venuto a Cipro? Ah, bella domanda, ma perché sono venuto a Cipro del nord e non a Cipro del sud, come la Farnesina tanto indica. Ragazzi, quando abbiamo telefonato per il passaporto di Marina, noi abbiamo detto, ma volevamo andare a Cipro, via Nave, arrivare a Cipro Nord. Cipro Nord? Sì e no. In che senso no? Ma guardi, noi lo sconsigliamo vivamente. Per quale motivo? Sarà pericoloso, poi comunque non è uno stato riconosciuto. Però quando sei qua poi inizi a girare e di tanto pericoloso qua no. Io ho visto hotel a 5 stelle, autostrade nuove, o meglio statali nuove, perché non sono autostrade, non sono a pedaggio, statali nuove, la gente felice, BMW, Maserati, Porsche, ristoranti tutti belli pieni. Ieri sera c'era questo ristorante che non aveva un tavolo libero. Cioè ragazzi, ma sempre di più mi sa che stanno prendendo in giro, cioè questa zona che non è riconosciuta da nessuno si vive bene. Io quasi quasi mi trasferisco qua. Qua su questa scogliera. Sì ragazzi, cioè vedete voi. Però guardando così. Ma ritorniamo all'intervista. La panza piena e dura, rispondo. Ok. Cosa mangiamo stasera? No, non te lo chiedo. Dove andiamo domani? Non lo so, direi che passeremmo magari il confine, andiamo in quello sud. Dici? Già? Non vuoi stare qua? Ma no, volevo visitare, anche perché abbiamo tempo qua e quindi voglio fare anche dei lavori di brutto. Minchia di brutto. Su brutto. Voglio fare dei lavori su brutto e quindi devo anche fermarmi, devo evitare i pannelli sopra che si stanno staccando, devo fare un po' di cose e quindi ne approfitterei. E su sta scogliera col vento sarebbe bello perché è freschina, ma è brutto perché non posso fare alcuni lavori perché il vento non ci vuole. Vediamo un po' dove finiremo nei prossimi giorni. Per ora è tutto, dalla regia grazie. Torno a dormire, ciao. Aspetta. Pulisciti pure sui miei pantaloni. Ma no. Ma dai, sto scherzando. La legge ciprense dice cipriota. Aspetta. Fa male il braccio. Che rilascia la sabbia. È finito? Posso smettere di cantare in sottofondo Quark? Però non nidificano perché non fanno il nido qua, ok? Ma fanno soltanto una deposizione di uova. Deposizione. Per essere precisi, deposizione. usiamo i termini. Ma era sbagliato. Non deposizione. Depongono le uova, sì. Ma non è una deposizione. La deposizione è quello che fai in tribunale. Vabbè, ma italiano, deporre. Vabbè, insomma,
depongono le uova. Non mi parli già più? No Mare, non devo fare nient'altro che smontare sta roba e cercare di capire. Cosa vuoi che ti dica? Oh, sto tagliando una fascetta. Oh, ho posato la forbice. Oh, ho tolto la fascetta, mi è caduta per terra, Marino si arrabbia.